L'autunno del 2025 avrebbe dovuto segnare il grande ritorno di Kerem Bürsin sul piccolo schermo turco dopo anni di attesa da parte dei suoi milioni di fan. Dopo il successo planetario di Sen Kalkapimi, che lo aveva trasformato in un fenomeno globale, dopo l'esperienza con Jakob Seversen e la serie Netflix Platonic, l'attore 38enne si preparava a conquistare nuovamente il pubblico turco con Carpinti, Palpitazioni, un dramma intenso prodotto da OGM Pictures per Star TV. Ma quello che doveva essere un trionfo si è trasformato in una delle storie più discusse e controverse della stagione televisiva turca. Carpinti ha debuttato il 7 settembre 2025 in prima serata su Star TV, uno dei canali più importanti della Turchia, con aspettative altissime. La produzione aveva investito massicciamente nel progetto, un cast stellare guidato da Kerem Bürsin, la regia di Burcu Alptekin, famosa per il successo di Yali Kapkini, una sceneggiatura firmata dal trio Deniz Darci, Cem Borcek e Mevsim Mienice, e location mozzafiato tra i quartieri più suggestivi di Istanbul. Tutto sembrava perfetto sulla carta. Ma la televisione, si sa, è un'industria spietata dove le buone intenzioni non bastano se i numeri degli ascolti non seguono. La trama di Carpinti era emotivamente potente e ricca di potenziale drammatico. Al centro della storia c'era Asli Gans, una ragazza di 24 anni interpretata dalla giovane e talentuosa Ligi Comert, che lottava quotidianamente contro l'insufficienza cardiaca, tenuta in vita solo da un dispositivo di cuore artificiale mentre attendeva disperatamente un trapianto. Asli viveva con sua madre Alia, interpretata magistralmente da Deniz Kakir, una donna forte che cresceva da sola i suoi 3 figli Asli, Sezin e Mura, affrontando difficoltà economiche e emotive con coraggio ma anche con un'ambizione che a volte rasentava la manipolazione. Dall'altra parte della città, nel mondo scintillante dei ricchi e potenti, viveva la famiglia Alkan. Riyan Alkan, interpretata dalla straordinaria Sibel Tashoglu, era una madre vedova devastata dal dolore più grande che una genitrice possa immaginare, la perdita di sua figlia Melike. Quando Melike muore tragicamente in un incidente, il suo cuore viene donato per il trapianto e finisce nel petto di Asli, creando un legame impossibile e straziante tra due mondi completamente opposti, la famiglia povera dei Gans e la ricca dinastia Alkan, ed è proprio qui che entra in scena Kerem Bürsin nel ruolo di Aras Alkan, il cugino di Melike. Aras è un uomo complesso, segnato da ferite interiori profonde nonostante l'apparente perfezione della sua vita privilegiata. Quando scopre che il cuore di sua cugina batte ora nel petto di Asli, il suo atteggiamento iniziale è di sospetto e diffidenza. Chi è questa ragazza? La sua famiglia sta davvero soffrendo o sta semplicemente approfittando della tragedia degli Alkan? Ma come spesso accade nelle storie più belle, ciò che inizia con il sospetto si trasforma gradualmente in qualcosa di completamente diverso. Aras e Asli iniziano a conoscersi, a condividere momenti, a scoprire l'umanità l'uno dell'altra. E in mezzo al dolore, alla confusione e alle tensioni familiari, nasce qualcosa di inaspettato. L'amore. La serie esplorava temi universali e profondamente umani, il dolore della perdita, la speranza di una seconda possibilità, i confini di classe che dividono le persone, l'amore che emerge nei luoghi e nei momenti più improbabili. La domanda centrale che risuonava in ogni episodio era tanto semplice quanto straziante: un cuore può bastare per 2 madri? Riyan vedeva in Asli le tracce di sua figlia Melike, sentiva il battito del cuore di Melike nel petto di questa giovane sconosciuta e non poteva fare a meno di avvicinarsi a lei, cercando disperatamente di riempire il vuoto incolmabile lasciato dalla morte di Melike. Alia, dal canto suo, vedeva in questa connessione un'opportunità, forse per migliorare la vita di Asli, forse per la propria famiglia, forse per motivi più egoistici di quanto volesse ammettere anche a se stessa. Il debutto della serie il 7 settembre è stato promettente. Il primo episodio ha raggiunto un rating di 3,88 nel sistema Total, superando le aspettative iniziali. Ma è stata la seconda puntata a far davvero esplodere l'entusiasmo. Il rating è balzato a 5,23, un risultato eccellente che sembrava presagire un grande successo. I social media turchi erano in fermento, i fan di Kerem Bürsin celebravano il suo ritorno in grande stile, e persino i critici più esigenti riconoscevano la qualità della produzione e l'intensità delle interpretazioni.
Keren Bursin, con la sua presenza carismatica e la sua capacità di trasmettere emozioni profonde anche con uno sguardo, sembrava perfetto per il ruolo di Aras. Le scene tra lui e Ligi Comert creavano quella chimica che è il santo graal di ogni produzione televisiva romantica. Sibel Tashoglu, nel ruolo della madre in lutto Rian, offriva un'interpretazione che toccava il cuore, mentre Denise Kakir portava sullo schermo tutta l'ambiguità di Alia, una madre che ama i suoi figli ma che è anche disposta a usare ogni strumento a sua disposizione per garantire loro un futuro migliore. Le riprese si svolgevano in alcune delle location più belle di Istanbul, Üsküdar con le sue moschee ottomane che si riflettono nel Bosforo, Kuşgankuk con le sue stradine acciottolate e le case color pastello, Beykoz con i suoi boschi che sembrano usciti da una fiaba, Besiktas con la sua vivacità urbana che pulsa di vita giorno e notte. Le scene ospedaliere, così cruciali per una storia che ruotava attorno a un trapianto di cuore, erano state girate in un vero ospedale nel distretto di Sisli, aggiungendo un tocco di realismo che rendeva la narrazione ancora più coinvolgente, ma poi, improvvisamente e inesorabilmente, qualcosa è andato storto. A partire dal terzo episodio, i rating hanno iniziato a scendere. Non un calo drastico, non un crollo improvviso, ma una lenta e costante emorragia di spettatori settimana dopo settimana. Dal 5,23 del secondo episodio, i numeri sono scivolati verso il basso, 4,8, poi 4,2, poi 3,7, poi 3,4. Nei social media, i fan più fedeli continuavano a difendere la serie, a elogiare le interpretazioni, a discutere appassionatamente delle svolte della trama. Ma i numeri non mentono mai, e nel spietato mondo della televisione commerciale, sono i rating che decidono il destino di ogni produzione. Cosa era successo? Perché il pubblico, dopo un inizio così promettente, aveva iniziato ad abbandonare Karpinti. Secondo alcune fonti, la serie soffriva di problemi di ritmo narrativo. Dopo l'impatto emotivo dei primi episodi, alcuni critici lamentavano che la trama si fosse rallentata troppo, che le sottotrame si fossero moltiplicate disperdendo l'attenzione, che l'intensità drammatica del concept iniziale si fosse diluita in troppi personaggi e troppi intrecci secondari. Altri suggerivano che il pubblico turco, saturato di soap opera e melodrammi televisivi, stesse cercando contenuti diversi, forse commedie leggere, forse thriller avvincenti, forse qualcosa di completamente nuovo. C'erano anche fattori esterni alla qualità della serie stessa. Karpinti andava in onda la domenica sera, uno slot competitivo dove si scontrava con altre produzioni di peso. E in un panorama televisivo turco sempre più frammentato, con l'ascesa delle piattaforme streaming che offrivano alternative illimitate, mantenere un audience fedele settimana dopo settimana era diventato estremamente difficile anche. Per le produzioni migliori, dietro le quinte, la situazione stava diventando sempre più tesa. Secondo indiscrezioni riportate da addetti ai lavori, i costi di produzione di Karpinti erano elevati, l'uso di location reali invece di set costruiti, un cast numeroso di attori affermati, la necessità di coordinare scene ospedaliere complesse con apparecchiature mediche realistiche, tutto contribuiva a un budget sostanzioso. E con i rating in calo, l'equazione economica diventava sempre più insostenibile. Fonti vicine alla produzione hanno riferito che le riprese erano diventate frenetiche, con il team che lavorava letteralmente giorno per completare gli episodi in tempo per la messa in onda. Il 30 novembre 2025, mentre andava in onda il 12° episodio, la giornalista specializzata in televisione Birsen Altuntas rivelava un retroscena scioccante: alcune scene per quell'episodio erano state girate proprio quel giorno stesso, poche ore prima della trasmissione. Un segno inequivocabile che la produzione era sotto pressione estrema e che qualcosa non funzionava come dovrebbe. Il 12° episodio è andato in onda in un'atmosfera di incertezza palpabile. I fan più accaniti della serie sapevano che quella puntata era cruciale, che i suoi rating avrebbero determinato se Karpinti avrebbe continuato o se sarebbe finita prematuramente. La Altuntas aveva scritto esplicitamente che, se questa sera i rating non aumentano, la prossima settimana ci sarà il finale, creando un senso di suspense che andava ben oltre la trama della serie stessa, e i numeri, quando sono arrivati, hanno sancito la sentenza. Il 12° episodio ha ottenuto un rating di 2,87 nel gruppo total, piazzandosi solo al 10° posto nella classifica generale.
Nel gruppo AB, il target demografico più ambito dai pubblicitari, il risultato è stato ancora peggiore, 1,61 di rating, 17° posto. Per una produzione costosa con un cast di star come Carpinti, questi numeri erano semplicemente insostenibili, la decisione è arrivata rapidamente. Star TV e OGM Pictures, dopo consultazioni che sono durate probabilmente solo poche ore, hanno preso la decisione che nessun creator vuole mai prendere: Carpinti sarebbe finita con il 13° episodio. Non ci sarebbe stata una seconda stagione. Non ci sarebbe stato tempo per sviluppare tutte le trame che gli sceneggiatori avevano pianificato. La serie avrebbe dovuto chiudere tutte le sue storyline principali in un unico episodio finale, trasformando quello che era probabilmente concepito come il 13° di molti episodi in un finale di serie condensato e frettoloso. L'annuncio ha scatenato reazioni contrastanti. I fan più devoti della serie erano devastati. Sui social media, gli hashtag cancelletto Carpinti devametmeli, Carpinti deve continuare e cancelletto Carpinti Yasaipsic, sostieni Carpinti, sono diventati trending, con migliaia di fan che esprimevano il loro disappunto, la loro tristezza, la loro frustrazione per un sistema televisivo che sembrava privilegiare solo i numeri immediati senza dare alle serie il tempo di trovare il proprio pubblico e di crescere. Non è giusto, scriveva un utente Twitter. Keren Bursin merita di meglio. La serie merita di meglio. Datele almeno una stagione completa per svilupparsi. Un'altra fan commentava: finalmente avevamo una storia diversa, con temi profondi sul dolore e la seconda possibilità, e la cancellano per i rating. Questa è l'industria televisiva turca in una parola: nessuna pazienza, nessuna visione a lungo termine. Ma c'erano anche voci più critiche. Alcuni spettatori che avevano abbandonato la serie dopo i primi episodi sostenevano che il calo di rating fosse meritato, che la serie avesse perso la sua direzione, che fosse diventata troppo lenta e prevedibile. Mi è dispiaciuto abbandonarla perché adoro Keren Bursin, scriveva un commentatore, ma dopo il 5° episodio non succedeva più niente di interessante. Le stesse conversazioni ripetute all'infinito, le stesse tensioni familiari riciclate in modi leggermente diversi. Ho capito che non stava andando da nessuna parte. Il 7 dicembre 2025, una domenica sera che molti fan di Carpinti ricorderanno con sentimenti misti di malinconia e frustrazione, è andato in onda il 13° e ultimo episodio. Gli sceneggiatori hanno fatto del loro meglio per dare conclusioni soddisfacenti ai vari archi narrativi. I misteri principali sono stati risolti: cosa c'era davvero dietro la morte di Melike? Era stato davvero un incidente o c'erano circostanze più oscure? Aras e Asli sono riusciti a trovare la loro felicità nonostante tutti gli ostacoli. Rian ha trovato pace nel suo dolore. Alia ha imparato qualcosa dalle sue ambizioni. Il finale ha fornito risposte a queste domande, anche se molti fan hanno lamentato che tutto sembrasse affrettato, che troppi elementi fossero stati risolti troppo rapidamente, che il viaggio emotivo dei personaggi fosse stato compresso in modi che non rendevano giustizia alla complessità costruita negli episodi precedenti. Subito dopo la messa in onda del finale, Sibel Tashoglu ha condiviso un messaggio toccante sui suoi social media, ringraziando i fan per il loro supporto e esprimendo la sua tristezza per la conclusione prematura del progetto. Ma qual era stata davvero la media finale dei rating? Alla fine di 13 episodi, Carpinti ha chiuso con un rating medio di 3,25 nel gruppo total, un numero che in altre circostanze e per altre produzioni potrebbe essere considerato rispettabile, ma che per una serie con il budget e le aspettative di Carpinti, e soprattutto per una produzione Star TV con Keren Bursin come protagonista, era semplicemente insufficiente. È interessante notare un dettaglio statistico: la serie ha iniziato con 3,88 di rating, è salita a 5,23, e ha chiuso con una media di 3,25. Questo significa che nei suoi 13 episodi, Carpinti ha perso quasi 2 punti di rating, un calo del circa 40% rispetto al picco del secondo episodio. In 6 episodi consecutivi, la serie ha registrato una perdita superiore ai 2 punti, un'emorragia costante che non è mai stata invertita nonostante gli sforzi del cast e della produzione. Per Keren Bursin, Carpinti rappresenta l'ennesimo capitolo complicato della sua carriera televisiva turca post Sen Kalkapimi. Dopo il successo mondiale di quella serie romantica,
dove interpretava l'architetto Serkan Bolat al fianco di Hande Erçel in una storia d'amore che aveva conquistato decine di milioni di fan in tutto il mondo, ogni suo progetto successivo è stato inevitabilmente confrontato con quel fenomeno globale. Jakob Seversen, su Canal D, non ha replicato il successo di Sen Kalkapimi. Platonic, su Netflix, pur essendo un progetto interessante e diverso, non ha generato lo stesso buzz globale. E ora, Karpinti, si chiude dopo soli 13 episodi. Alcuni fan hanno iniziato a notare uno schema preoccupante, commentando tristemente sui social media: nessuna delle serie di Kerem Bürsin riesce a completare un ciclo normale. E in effetti, osservando la sua filmografia recente, il pattern è evidente. Questo solleva domande interessanti: è una questione di scelta dei progetti? È il pubblico turco che ha aspettative irrealistiche dopo Sen Kalkapimi? È l'industria televisiva turca stessa, con la sua dipendenza ossessiva dai rating settimanali e la sua mancanza di pazienza nel permettere alle serie di trovare il proprio pubblico? La verità, probabilmente, è una combinazione di tutti questi fattori. L'industria televisiva turca produce un volume enorme di contenuti, centinaia di ore di programmazione ogni settimana, ma questa quantità non si traduce sempre in qualità o innovazione. Come lo stesso Kerem ha osservato in un'intervista, in Turchia produciamo tantissimi contenuti, ma non abbiamo una vera industria cinematografica e principalmente solo un'industria televisiva di soap opera. Per tutta questa produzione, neanche una nomination agli Oscar. Nessun successo celebrato globalmente. Questo deve cambiare. Le sue parole, pronunciate mesi prima del finale di Karpinti, sembrano ora profetiche. La serie aveva tentato di essere qualcosa di più di una semplice soap opera romantica. Aveva cercato di esplorare temi profondi: la natura dell'identità, Asli che porta in sé letteralmente il cuore di un'altra persona, il dolore materno, le divisioni di classe, il significato della seconda possibilità. Ma forse, nel tentativo di essere tutto questo, si è persa lungo il cammino, diventando né completamente un dramma medico, né completamente una storia d'amore, né completamente un thriller familiare. Il cast di Karpinti era indubbiamente di alto livello. Oltre ai protagonisti Kerem Bürsin, Sibel Tashoglu, Deniz Kakir e Lij Komert, la serie vantava la presenza di attori esperti come Serif Sezer, nel ruolo di Figen Alkan, Ogan Keptanoglu, Metin Alkan, Pinar Kaglar Cenkturk, Okan Kabalar, Mehmet Fatih Obuz, Murat Gans, e giovani talenti come Elin Elveren Sezin, che era anche una vera influencer di social media, Ceren Tasci, Sevval Kaya, Asia Kasap, Birici Kalkan, Gökberk Polat, Sitare Akbas e Ilker Aksum. La regia di Burcu Alptekin, che aveva precedentemente dimostrato il suo talento con Yali Kapkini, era tecnicamente competente, con belle composizioni visive che sfruttavano al meglio le location storiche di Istanbul. La fotografia catturava la bellezza malinconica della città, dal luccichio del Bosforo al tramonto alle strade nebbiose di Kuşgankuk nelle mattine invernali. La colonna sonora, composta appositamente per la serie, sottolineava i momenti emotivi con sensibilità, ma in televisione, come nel cinema e in ogni forma d'arte narrativa, l'eccellenza tecnica da sola non garantisce il successo. Serve una sceneggiatura che mantenga lo spettatore incollato allo schermo settimana dopo settimana. Servono personaggi che evolvono in modi sorprendenti ma credibili. Serve un ritmo che bilancia momenti di tensione drammatica con respiri più leggeri. E serve, forse sopra ogni altra cosa, un po' di fortuna, il timing giusto, la collocazione giusta nel palinsesto, l'assenza di competizione troppo forte, quel misterioso elemento X che trasforma una buona serie in un fenomeno culturale. Karpinti aveva molti di questi elementi, ma non tutti. E nel mondo spietato della televisione commerciale, quasi, non è abbastanza. La serie si è aggiunta così alla lunga lista di produzioni televisive che avevano del potenziale ma che sono state cancellate prematuramente, lasciando dietro di sé fan delusi e la sensazione di occasioni mancate. Per i fan di Kerem Bürsin, però, la fine di Karpinti non significa la fine della sua carriera o del suo talento. L'attore ha già dimostrato la sua versatilità e la sua dedizione al mestiere in innumerevoli progetti. Ha lavorato a Hollywood, ha studiato negli Stati Uniti, parla fluentemente inglese oltre al turco ed è riconosciuto internazionalmente.
La sua partnership con Montblanc come ambasciatore regionale, il suo impegno con UN Women come National Efforce Advocate in Turchia, i suoi progetti di scrittura e produzione cinematografica, tutto questo dimostra che Kerem Bürsin è molto più che un semplice attore di serie televisive, e forse, alla fine, questa è la lezione più importante da trarre dalla breve vita di Karpinti: il successo in televisione è volatile, imprevedibile, a volte ingiusto. Ma il talento vero, la dedizione all'arte, la capacità di reinventarsi e di cercare sempre nuove sfide, queste qualità durano ben oltre i rating di qualsiasi singola serie. Kerem Bürsin continuerà a recitare, a scrivere, a creare, a sorprendere. Karpinti potrebbe essere finita, ma la storia di Kerem è lontana dall'essere conclusa.